Caravaggio. Caravaggio, appunto, che è un artista, vi dicevo, al di fuori un po' degli schemi e delle righe, basta vedere il suo Martirio di San Pietro. Poi lo analizzeremo più in dettaglio. Guardate il Martirio di San Pietro di Guido Reni. San Pietro, lo sapete, venne crocifisso a testa in giù e qui ci sono i due esecutori, vedete che stanno issando la croce. Guardate che cosa ha fatto Caravaggio. Innanzitutto il taglio è completamente diverso. In Caravaggio, ricordatevi, predominerà sempre un taglio diagonale. Questa diagonale, mentre qui vedete è un taglio in Guido Reni verticale, qui è un taglio diagonale. E poi guarderemo più nel dettaglio l'opera, però quello che mi preme farvi capire da subito le caratteristiche delle opere di Caravaggio, che ritroverete comunque dalle prime opere alle ultime, con qualche variante logicamente. I temi, considerate che sono sempre scene religiose, che gli vengono commissionate da personaggi importanti, anche della nobiltà, oppure personaggi ecclesiastici, cardinali, addirittura da ordini religiosi. I personaggi che lui mette in scena, ricordatevelo, sono sempre personaggi umili, semplici, appaiono spesso mal vestiti, sono i personaggi che lui frequenta, per esempio, nelle taverne, i personaggi con cui ha a che fare, con cui farà risse, con cui si troverà a convivere. Le composizioni di solito presentano delle figure che sono collocate in modo asimmetrico, con andamento diagonale, come vi ho detto. E quindi di solito c'è una parte che è più sbilanciata, non c'è mai la simmetria nelle opere di Caravaggio. E spesso è interessante, utilizza una luce che proviene da una fonte luminosa laterale. E quindi la luce per Caravaggio ha un forte valore simbolico, che lui utilizza per sottolineare dei particolari, per esempio di un soggetto, dei volumi e quello che ci colpisce è che le figure emergono sempre da un fondo scuro. Questo è il filone naturalistico appunto proposto da Caravaggio. E considerate che Caravaggio era nato a Milano. In realtà il nome Caravaggio gli viene dato per un errore, l'appellativo Caravaggio proviene da un errore perché si riteneva che il pittore appunto fosse nato a Caravaggio. Caravaggio è un paese bergamasco, della zona appunto di Bergamo, dove i suoi genitori in realtà vivevano, erano nati i suoi genitori. E Caravaggio, considerate però, si sa che è nato a Milano nel 1571 e sappiamo che è morto a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, nel 1610. Ha avuto una vita molto difficile e deve fare subito i conti, posso dire, con la malattia, con la sofferenza, con la morte, potrei dire sin da piccolo, perché la peste, quando lui ha solo 6 anni, gli ucciderà il padre, gli ucciderà il nonno, gli ucciderà lo zio. Ecco che lui inizia poi la sua carriera come pittore a 13 anni, andando a scuola da questo Simone Peterzano a Milano. Lo vedete qui il ritratto, è un autoritratto del Peterzano che è praticamente è un allievo di Tiziano e quindi la formazione che ha inizialmente Caravaggio è una formazione sulla base degli artisti veneti o dell'area comunque lombarda. Abbiamo anche una relazione che è stata questa che vedete qui al centro, che ci mostra un arresto che ebbe Caravaggio, uno dei tanti, per porto d'armi abusivo. Perché ecco, una cosa di cui non riuscì mai a liberarsi era, nonostante il divieto di portare armi, era quello di portare sempre con sé uno stocco. Uno stocco, lo vedete, è questa sorta di spada acuminata e lui viaggiava sempre in compagnia di un servo, amava lavorare giusto in un mese, al massimo 2 settimane, lo viene raccontato questo dai biografi, andava in bettole oppure trascorreva le notti con prostitute, con giocatori d'azzardo e quindi era un personaggio molto particolare. Considerate che però lui a Roma arriverà solo nel 1592, vale a dire quando ha 23 anni. Quindi il periodo precedente, considerate, di Caravaggio, nonostante si sia formato, perché 23 anni, capite, sono importanti per la formazione di un artista, ecco,
di lui non conosciamo nessuna produzione del periodo di quando era a Milano, il periodo lombardo, e iniziamo a conoscere la sua produzione solo da quando arriverà a Roma. Abbiamo detto che a Roma Caravaggio inizia a frequentare appunto le osterie, quartieri anche malfamati, e considerate sarà proprio la vicinanza a questa umanità poverissima e reietta. Pensate, l'opera I Bari che lui farà, che ora vedremo, gli farà guadagnare la stima di uno dei personaggi più importanti di Roma. E questo è proprio il Cardinal del Monte, che lo accoglierà proprio sotto la sua ala protettiva, dandogli incarichi anche molto prestigiosi.